ragazze mie e ragazzi miei e bentornati nel mio canale. Allora, ragazze mie e ragazzi, oggi facciamo una lettura molto bella, profonda e mi è stata richiesta da una nostra sorella. Gli è accaduto un fatto molto pesante, no? Le è andata a trovare un Dio molto, molto acceso e quindi si è frantumato un sogno, senza entrare nei dettagli, è accaduto qualcosa che la mente ha percepito come grave, no? Qualcosa di grave, giustamente. È un archetipo, è un Dio vivo, è qualcosa che deve arrivare per frantumare i sogni della mente e realizzare i sogni dell'anima. E proprio come vi ho detto anche nella lettura, il mio sogno profondo è allineato alla verità della mia anima. Guarda caso, l'ho fatta subito dopo la lettura che abbiamo fatto, no? È la tecnica del kintsugi. Quando i sogni della mente si frantumano, noi possiamo vederla in due modi: o approcciarci da vittime o da eroi. Perché i sogni della mente, quando si frantumano attraverso degli eventi che fanno crollare un sistema, la torre, no? Per esempio, noi possiamo vederla quella come la più grande opportunità che ci viene messa davanti. Facendo cosa? Alleandoci alla dolce tristezza, dolce malinconia, come fosse polvere d'oro, e viverci quel momento di profonda malinconia e tristezza come un Dio, e immaginare questa emozione come polvere d'oro che va a aggiustare quelle fratture. E laddove c'è la frattura c'è polvere d'oro. E quindi è chiedere al nostro maestro di manifestare i sogni della nostra anima, no? Cioè, dire ogni volta che ti trovi in questo momento di catastrofe, voglio far emergere il desiderio dell'anima, voglio dargli forza, voglio esprimerlo, so che non lo conosco, ma so che lo conoscerò a mano che si realizzerà, sono pronta, sono pronto. E perché quando un sogno della mente si frantuma, allora ti devi lasciare permeare da quella dolce tristezza, da quell'immagine come polvere d'oro. E, e allora oggi con questa lettura andiamo a vedere la narrazione del perché profondo, no? Anche se gli eventi non arrivano perché hanno delle cause, arrivano perché hanno un fine. Il fine di ogni evento è la libertà e l'amore. Lo sanno bene le mie ragazze delle masterclass, lo sanno bene le mie ragazze e i ragazzi che fanno la pratica dei 21 giorni. Allora oggi andiamo a rispondere alla domanda: perché mi è successo questo? Cosa devo imparare da questa esperienza? È una sorta di frattura della fiducia nella vita, no? Che si ripara solo con l'oro della consapevolezza. Allora ho messo due varianti che puoi sentire anche entrambe con due eventi diversi, tipo: perché mi è successo questo? Cosa devo imparare da questo? Allora, puoi scegliere la prima se questa situazione riguarda l'esperienza legata a relazioni, a legami, alla fiducia, all'amore, alle delusioni tra le persone, quindi tra le persone. Perché mi è successo questo con questa persona o con queste persone, no? La prima variante. La seconda variante è perché mi è successo questo come esperienza legata alla vita in generale, nel lavoro, nei soldi, nella direzione, nella sicurezza, cambi improvvisi, aspettative che si sono spezzate nella vita, no? Quindi, se avete un'esperienza che riguarda le persone, chi è che non ce l'ha? Ce l'abbiamo tutti. Prima variante, un'esperienza che riguarda oltre le persone, un'esperienza più legata al lavoro, al denaro, alla direzione di vita, no? Ce l'abbiamo tutti. La seconda variante, quindi le potete sentire entrambe. Sotto all'info box metto la timeline di ogni variante, ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, perché ti è successo questo? Apriamo i portali, il varco. Partiamo dalla prima. Come esperienze legate alle persone. Esperienza legata alle persone, alle relazioni, ai legami di qualsiasi natura, alla fiducia e all'amore. Allora chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia guarigione, bellezza, visione e prosperità. Perché mi è successo questo? Cosa devo imparare da questa esperienza? Allora, la prima carta, la ferita.
Cos'è accaduto davvero a livello archetipico? Quale dea o dio ha attraversato questa esperienza? La ferita. Il 4 di spade. E che dovevi fermarti. Dovevi fermarti. È lo spirito del silenzio, lo spirito della guarigione, del riposo. Dovevi fermarti. Qualsiasi cosa sia accaduta qua è la divinità del riposo sacro dopo una battaglia emotiva. Cioè questa è un'energia che ha amato troppo intensamente oppure si è esposta troppo. È una coscienza che ha cercato verità però ha ricevuto confusione. Un cuore che non è stato necessariamente tradito nei fatti, ma come se non avesse contenuto nel suo sentire, no? La ferita vera del 4 di spade qua non è qualcuno che mi ha fatto qualcosa, è piuttosto non riesco più a stare dentro a ciò che sto vivendo. Devi fermarti. Cioè, devo uscire da questo campo per non perdermi, mi spiego? Quindi questa carta è il rito dell'ibernazione dell'anima. Non è morte, non è fine, non è rottura, è una sorta di sospensione della relazione con il mondo per permettere alla coscienza di non frantumarsi. E quindi la ferita archetipica qui è sottilissima perché la vita è come dice se la vita diventa troppo piena, troppo intensa, troppo veloce per essere integrata. E quindi questo 4 di spade mi dice che la cosa è successa proprio per fermarmi, fermarmi, fermarmi. Ok, vediamo adesso con la seconda carta l'ombra relazionale. Chi o cosa ho proiettato? Dove ho consegnato il mio potere? Che parte di me ha ignorato i segnali? L'ombra relazionale. Il cavaliere di denari mi parla di struttura, mi parla di concretezza, perché il cavaliere di denari non è una figura che inganna, è una figura che resta, cioè e qua nasce l'ombra, ti spiego, a livello relazionale questa carta mi parla di una proiezione che hai fatto molto sottile, della serie, se qualcuno è stabile allora è anche sicuro, se qualcuno è presente allora è anche vero, se qualcosa resiste nel tempo allora è giusto per me, quindi l'ombra qua, archetipica, qua non c'è ingenuità, c'è una sorta di fiducia nel continuare, nelle cose che continuano come prova di verità. E quindi in questo caso qual è l'ombra? Come diventa ombra? Confondere la lentezza con profondità. Confondere presenza costante con amore autentico. Confondere stabilità esterna con integrità interiore. Perché la dinamica invisibile del cavaliere di denari, cioè questo cavaliere non scappa, non cambia facilmente, non crea caos immediato, ma proprio per questo può generare una proiezione potentissima, cioè della serie se non crolla allora è solido. E invece la lezione qua per te è sottile, non tutto ciò che resta è vivo, cioè mi serve, è vivo, mi accende. Quindi qua l'ombra non è la bugia dell'altro, è una sorta di incantesimo percettivo, no? Tuo interno, cioè la coscienza che scambia la continuità per verità. Cioè la durata non è sinonimo di autenticità, questo è il senso. Mi spiego? Vediamo adesso il patto inconscio. Perché hai attratto questa esperienza? Qua c'è il 9 di bastoni, qua c'è stanchezza. Hai attratto questa esperienza con questa aurea di stanchezza, come se ti volessi fidare di qualcuno che è stabile, no? Col 9 di bastoni, ma non solo. Come se avessi già vissuto troppo, come se avessi già imparato a difenderti. Cioè qua la vita ti risponde mostrando ciò da cui stai cercando di proteggerti, no? Quindi questo è il patto inconscio. Devo stare allerta, devo reggere anche se sono stanca o stanco, non posso abbassare la guardia. L'amore o la vita richiede una difesa continua, quindi questa carta non attira, come dire, questa carta non attira la ferita perché è debolezza, la attira perché la psiche è già in modalità guardiana del confine con le difese alte, no? Quindi
E la vita qua è come uno spirito iniziatico, porta proprio ciò che conferma la postura interna, non per punire ma per renderla visibile. Quindi il patto inconscio qua del 9 di bastoni è molto potente, della serie continuo a proteggermi e proprio per questo attiro ciò che mi mette alla prova. Ecco, questo è. E vediamo qual è il dono nascosto. Cosa mi sta insegnando davvero l'oro nascosto dentro la ferita, no? L'oro nascosto. Cosa mi stai insegnando davvero? Il dono nascosto qual è? A liberarti dalle tue paure, attraversare le paure della mente. 9 di spade. Perché il dono di spade, stavo dicendo, perché il 9 di spade non parla di quello che è accaduto fuori, sai? Parla di ciò che è stato costruito dentro dopo l'accaduto. Cioè, qual è il dono nascosto? Crudo ma potentissimo, cioè la mente smette di essere un luogo affidabile quando è lasciata sola a raccontare il dolore. Te lo dico proprio in poesia. La mente non può spiegare il dolore, quindi il dono è uscire dalle paure della mente, non spiegare più non lasciare più che la mente spieghi il tuo dolore, anestetizzando il dolore, ma solo sentendo le emozioni. Il dolore non si può spiegare. Se lo spieghi, lo anestetizzi e prima o poi uscirà a sorprenderti, ecco, ad asfaltarti, direi. Quindi la rivelazione centrale è questa, che questa carta mi dice che la sofferenza si è moltiplicata nel pensiero. Le paure hanno avuto più spazio dei fatti veri, cioè erano più paure che fatti reali, e l'immaginazione è diventata una sorta di campo dove immaginazione negativa, questo voglio dire. Cioè, qua non è la vita che ti sta punendo, è la mente che crea degli scenari atroci per tentare di controllare ciò che ti fa paura. E quando questo lo vedi, qualcosa si scioglie, cioè questo è il grande dono. Hai capito che la mente ti fa degli scenari assurdi che non sono reali e lo scioglimento di questo. E quindi il vero dono del 9 di spade è la lucidità. La disidentificazione dal pensiero ossessivo, ritorno alla realtà nuda dell'esperienza. Cioè, che cosa è successo? Questo? Bene, ok, è successo, è un fatto, è un dio, è un eidolon. Punto. Mi alleo alle emozioni, quello permette di cambiare la realtà, per cambiare gli effetti della realtà. Cioè, il dono nascosto è questo: scopro che sto soffrendo non solo non per quello che è accaduto in sé, ma per ciò che la mia mente ha continuato a ripetere su ciò che è accaduto. Non sto soffrendo per quello che è accaduto, seppur soffro per quello che è accaduto, no? È sottile, ma è chiarissimo. Ma sto soffrendo per quello che la mia mente continua a ripetere su quello che è accaduto, non sto soffrendo realmente. Ecco, questo è. Più che altro potremmo dire, come direbbe Cartolli, il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. Il dolore è necessario, è arrivato per creare una frattura dove possa emergere il sogno dell'anima. Ma la sofferenza è la mente che te la crea, quindi capisci che hai sofferto più per i pensieri che la mente faceva che sui fatti reali. Pazzesco, no? Come la mente, infatti. Vediamo la nuova alleanza. Con quale energia nuova devo allearmi? La magnifica temperanza che mi parla della guarigione, portare pazienza, pazienza mentre ti allea le emozioni, guarigione. Questa integrazione della temperanza, cioè la temperanza porta all'integrazione. Cioè, qual è la nuova alleanza? Non devi più scegliere tra mi fido o mi difendo, mi fido o mi difendo, ma semplicemente posso imparare a sentire. È un ascolto sottile, è una guarigione graduale, non avere fretta. La nuova alleanza non nasce da quell'ingenuità ritrovata, mi dicono le carte, nasce proprio da una coscienza che adesso sa dare agli altri senza svuotarsi, sa amare senza fondersi da vittima, sa ascoltare i segnali prima che avvenga la ferita, quindi è l'alchimista interiore la temperanza. Mi dice anche che sei guidata dall'amante mistico in questo, con la temperanza, lo spirito guida, angelo custode. Qualsiasi tradizione tu scelga, l'archetipo è sempre lo stesso. Quindi, che cosa fa la temperanza come alchimista? Prende dolore, lo trasforma in lucidità, la fiducia la trasforma in prudenza,
e c'è una miscela e una forma nuova di amore, mi spiego. Quindi questa esperienza ti ha insegnato, ti sta insegnando non a chiuderti, ti sta insegnando a diventare abbastanza presente da non perderti più dentro ciò che ami. Va bene? Cioè le carte qua mi stanno raccontando di una persona, che sei tu, no? Che hai dato tanto, anche troppo. Una persona che ha cercato stabilità, sincerità, continuità e probabilmente perché vedevi il buono, no? Hai continuato a restare dentro a certe situazioni anche quando dentro di te c'era qualcosa che aveva già iniziato a stancarsi di quelle relazioni o di quelle situazioni. Dimmi o no se è così. Cioè scrivimelo sotto, sto dicendo giusto perché le carte mi dicono, mi parlano di questo, no? Cioè anche quando ehm, dentro di te qualcosa si era stancata, tu stavi lo stesso in quelle situazioni, ma è successo a tutti, per paura, eccetera. Quindi il 4 di spade mi dice che questa esperienza ti ha portato a chiuderti un po', a ritirarti emotivamente. Una parte di te ha detto adesso basta, ho bisogno di silenzio, ho bisogno di capire. E questo non è un errore, questo è un momento in cui la tua anima si è fermata per continuare, per non continuare a ferirsi. Il cavaliere di denari però qua mi fa vedere anche una certa tendenza, no? Tu hai questa tendenza di fidarti molto delle persone che sembrano stabili, che sembrano presenti, che sembrano affidabili, come se dentro di te ci fosse proprio l'idea, se una persona resta, allora è sincera. E qua sfatiamo un altro mito, no? Qual è il mito della sicurezza, stabilità? Quindi non sempre chi resta sa amare davvero, sente quell'eros, quella spinta di vita. In questo caso mi dicono che a volte le persone restano per abitudine, per bisogno, per convenienza e questa esperienza ti sta insegnando, ti ha insegnato a distinguere la vera presenza dalla verità. E questo 9 di bastoni, che probabilmente non è la prima volta che ti sei sentita o ti sei sentito costretto a difenderti, mi dice proprio questo, no? C'è una parte di te che è forte, molto forte, anche una molto stanca. Come se la vita ti avesse abituata a stare sempre allerta, sempre pronta a proteggerti. E poi sto 9 di spade, qui c'è tutta la sofferenza mentale che questa situazione ha creato, pensieri continui, domande, notti pesanti, anche il bisogno di capire tutto soprattutto, no? Ma le carte ti dicono una cosa importantissima, non continuare a farti male ripassando all'infinito ciò che è successo. Il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta, è cartol. Cioè a un certo punto il dolore, queste carte mi stanno dicendo che il dolore non è più l'evento, non è l'evento in sé il dolore è passato, sono i pensieri che continuano a girare intorno all'evento. No, chi fa un percorso sciamanico con me, questi pensieri sa bene come li prende e li strappa. No, non lo so se fai il percorso sciamanico con me. Io te lo consiglio vividissimamente, ecco. E la temperanza qua chiude tutta la lettura in modo fantastico perché non ti vedo destinata o destinato a diventare fredda o freddo o chiusa, ti vedo molto consapevole, guarita, guarito, più centrato, più capace di ascoltare te stessa. Quindi questa esperienza non è arrivata per spegnere il tuo cuore, è arrivata proprio per insegnarti a non abbandonarti ehm, alla mente razionale, cioè non dare retta a questa mente razionale perché fa degli scenari atroci quando non è vero. Non è vero. A non farti, scusami il termine, fottere dalla mente mentre ami qualcuno. Questo è, mentre vuoi bene a qualcuno, insomma. È un'esperienza di guarigione questa, è un'esperienza di piena guarigione questa. Vediamo un po' cosa mi dicono gli oracoli genealogici. Cosa mi dicono gli spiriti a mezzo di questi oracoli? Per te. Eccola. Questa esperienza può essere stata messa in scena dai tuoi figli o dai figli o riguarda i figli.
Perché qua mi dice sono autonomo e libero dalle dipendenze affettive. E qua ti ho detto che c'è questa tendenza a fidarti di chi resta, no? Allora si aprono 2000 scenari. Potresti aver guarito la ferita di figlia o di figlio, o star vedendo questa ferita con i tuoi figli. Perché poi io sono autonomo e libero dalle dipendenze affettive, che sono anche dipendenze di sopravvivenza. Dipendenze affettive sono anche, no, le dipendenze che abbiamo della sopravvivenza, il legame infantile, no? Che abbiamo quell'io fetale, no? Dentro di noi che scalpita sempre, che è un po' anche la zona comfort. Ma mi dice che adesso tu ti predisponi libera o libero dalle dipendenze affettive, fondamentalmente perché vedi gli scenari peggiori che la mente ti propone, ma sono scenari che già hai vissuto, sì, da piccola o da piccolo, che poi non erano reali, o comunque non è tanto reale quanto i fatti. Ecco, anche se hai potuto vivere qualsiasi cosa, Vediamo cos'altro mi dicono gli oracoli genealogici. Il nome, il nome. Oggi apprezzo e amo il mio nome e guarisco da ogni brutto pensiero a riguardo. Il nome è l'identità. Il nome è l'identità. Mm, 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 mm. Il nostro nome, il nostro cognome stabilisce la nostra identità, l'appartenenza a una famiglia, appunto figli. Ed è come se stiamo guarendo qualcosa di antico qua, ragazze mie e ragazzi. Stiamo guarendo con la temperanza qualcosa di antico relativo alla nostra identità anche familiare. Infatti dice, oggi apprezzo e amo il mio nome, guarisco da ogni brutto pensiero a riguardo. Questa è la pacificazione degli spiriti perturbati del nostro passato. Il nostro nome ha un'identità, oltre ad avere l'energia del nome che hai, no? Però il nome viene dalla tua genia, quindi l'energia di quel nome è l'espressione dell'energia che la genia voleva darti. Ok. E quindi quello che si sta guarendo in questo caso è l'accettazione della propria identità come strumento e veicolo per la realizzazione e la guarigione dell'anima. Va bene? Accettazione della propria identità. Cioè, prima di cambiare qualcosa, noi dobbiamo accettare visceralmente, con amore, uketamo, no? Il grande mantra uketamo, quello che siamo. Perché ciò che siamo è ciò che è stato predisposto dal divino per te, affinché tu possa prima o poi emergere dalla stessa identità, possa tu distruggere i confini dell'io, dell'identità, del nome e sentirti infinito. Quindi quando sentiamo invece i confini dell'io molto difficili, noi demonizziamo il nostro nome, quello che ci è successo, perché quello che ci è successo è espressione del nostro nome e della nostra identità. Allora, accettando la nostra identità con la consapevolezza che abbiamo oggi, di quello che abbiamo avuto, la nostra identità significa accettare tutto quello che siamo stati e che siamo in questo momento, affinché tu possa trascenderla, trascendendo il nome. E come si fa? Con la pacificazione degli spiriti perturbati, la pacificazione degli avi e degli antenati. Lo sapete bene, voi che fate il percorso sciamanico, e questo stiamo elaborando, sì, sì. Se non fossi stato, se non mi chiamassi così, non mi sarebbe successo quello, quello, quello. No, aspetta. Noi viviamo sempre questo rapporto di causa-effetto che nella mente è razionale, no? La vera persona spirituale ribalta i valori. Cioè, quando noi abbiamo un codice narrativo sociale con il quale ci narriamo le nostre vite. Questo codice narrativo sociale narra così: a causa del fatto che ho avuto quella madre così, che ho avuto quel padre così, che ho avuto questo nome, a causa del fatto di questo, oggi vivo un'esperienza di abbandono a causa del fatto che mio padre mi ha abbandonato, a causa del fatto che mia madre mi ha abbandonato, o a causa del fatto che mio nonno, oggi per conseguenza io. Questa è la narrazione del codice morale, quello da cui ci dobbiamo liberare subito, per forza, perché ci rende schiavi e vittime, no? Della mente.
Invece, la narrazione spirituale dei codici naturali è così. Tu dovevi vivere, per esempio, l'abbandono. Mettiamo l'abbandono, il grande classico dei tempi kali-yughiani, diciamo. L'abbandono, ok. Dovevo vivere l'abbandono. Bene. Siccome la mia anima doveva vivere l'abbandono, allora ho proiettato l'immagine di padre che mi ha abbandonato, l'immagine di madre così, l'immagine del primo fidanzato che mi ha tradito, l'immagine, ok? Quindi io dovevo vivere l'emozione della dea dell'abbandono. Per conseguenza sto proiettando adesso le immagini di abbandono, perché anche se riguarda il passato, tu le stai proiettando adesso, perché le ricordi adesso, tutto accade adesso, come diceva il grande Borges. Quindi, perché vi stavo dicendo questo? Sì, perché quando ti narri con il codice narrativo naturale, degli dei naturali, non dei miti sociali, la tua vita, tutto cambia e arriva la guarigione. Ok? Vediamo cos'altro hanno da dirmi. Ehm, voglio mettere... Ah, eccola. La fedeltà, fidelidad. Mi comprometto con la mia mente, il mio cuore e la mia volontà. Mi comprometto a soddisfare le necessità della mia anima. Credo in me stessa e me stesso e gli dei e nell'universo. Devi avere fede nell'evento che è accaduto. Fede totale, perché è un Dio. È mandato dal tuo amante mistico, spirito guida. Fede totale in questo evento. Assolutamente fede impeccabile. Fede impeccabile. Fede impeccabile. Che cos'altro ti dicono questi? Tutto quello che desideri. Allora, quando diminuisce l'importanza della problema dello sfruttamento, la vita non è equilibrio. Vedi? Vedi, quando dai meno importanza ai problemi e alla sofferenza, la vita ritorna in equilibrio. Dete la luce e sente la pace e il mondo ti risponde. Dice, questa è un'esortazione, senti la pace, non dare importanza ai problemi che la mente ti crea apposta, perché non esistono, in questo momento non esiste. Tu lo stai vivendo adesso sto problema? No, non c'è, quindi approfitta di questo momento. E qua c'è una persona, bellissima immagine, che fa meditazione davanti a un albero. L'albero cos'è? Le radici. Abbiamo parlato di pacificazione dell'albero genealogico. Ed eccola l'immagine. Una persona che medita fa il pentacolo magico, comunque la pacificazione delle immagini perturbate nel passato. Ok? Ok, vediamo adesso cosa ci dicono questi, eccoli, gli spiriti a mezzo dell'oracolo dello sciamano. Cosa ti vogliono dire? Eccolo. Vipassana. Chiudi gli occhi che guardano fuori e apri gli occhi che guardano dentro. Il concilio. Il numero 11 o il numero 2 ti darà conferma di questa lettura nelle prossime ore, prossimi giorni. E il numero 14 ti porterà all'avvenuta realizzazione di questo adempimento, di questa guarigione. Allora, cosa ti vogliono dire gli spiriti? Metti le mani sul cuore. Questo è il pentacolo magico, ragazze e miei ragazzi, magia pratica 11. Metti le mani sul cuore e di a te stessa o a te stesso: so che sto provando questo dolore o quando lo proverai di nuovo, so che mi sta conducendo alla realizzazione della mia anima. Chiudi gli occhi che guardano fuori, apri gli occhi che guardano dentro. E allora vedrai come
un'epifania meravigliosa, tutta la verità di quello che lo spirito ti sta dicendo adesso attraverso le carte. Ok? Vediamo una carta della dea. Artemide, la concentrazione, Artemide, la libertà, la concentrazione. Allora, la carta di Artemide mi sta dando un consiglio molto importante per te. È quello di mantenere il focus su ciò che veramente conta. Ciò che veramente conta sono le tue emozioni interne e l'alleanza con gli spiriti, perché questo ti porterà a costruzione, il 4. Il mito di Artemide è potentissimo. Non mi metto qua a raccontarti il mito di Artemide, però Artemide aveva un problema con i figli. Cioè, un problema. Era un mito, è un mito, no? Vide partorire sua madre nei dolori più atroci e decise di non avere mai figli. E quindi il mito di Artemide è molto, molto forte perché poi diventa allo stesso tempo dea dei parti e delle donne incinta. Quindi magari stai mettendo in scena anche questo mito, no? La voglia di avere figli e allo stesso tempo il terrore di averne, oppure hai messo in scena questo mito. Ma di cosa ci sta parlando effettivamente questo mito? E che qualsiasi, magari puoi aver avuto questa, scrivemelo sotto nei commenti, puoi aver avuto questa predisposizione. Allo stesso tempo per l'anima non fa differenza se tu fai un figlio o crei qualcosa. Questa è la prima cosa che mi fu insegnato, no? Che io ho molto questo mito di Artemide. Quindi, siccome è uscito i figli con Artemide, era molto interessante l'assonanza qui. Quindi le carte ti stanno dicendo di dar vita a una creazione che venga con gli occhi chiusi, confrontarti con la tua interiorità, e lo fai attraverso proprio la pacificazione delle immagini che si fa ad occhi chiusi, no? E questo ti darà la giusta mira per realizzare il tuo obiettivo, la tua creazione, perché pacifichi con la temperanza le immagini perturbate relative a questa dissonanza, ok? Ragazze mie, ragazzi, stesa potentissima, io non aggiungerei altro. Passo all'altra variante per andare a vedere invece perché mi è accaduto questo in merito ad altre circostanze e andiamo a vedere cosa succede. A tra poco. Mua! Eccoci qua, ragazze mie, ragazzi, con la seconda variante, dove andiamo a vedere perché ti è successo questo, cosa devo imparare da questa esperienza in merito a un'esperienza legata alla vita in generale, al lavoro, ai soldi, alla sicurezza, ai cambi improvvisi, alle aspettative che si sono spezzate. Andiamo a vedere. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia consapevolezza, direzione, gioia e vitalità. Perché ti è successo questo? Pensa intensamente a questa esperienza, a questa immagine del daimon, a questa emozione. Pensa all'immagine proprio dell'esperienza mentre batto. Qual è la ferita? Cosa è accaduto davvero a livello archetipico? Quale dea o dio hai attraversato con questa esperienza? Ah, beh, un bel re di bastoni. Il re di bastoni è qualcuno che ha visione, ha volontà, ha fuoco, ha progettualità. È una persona che voleva costruire, no? Guidare, creare qualcosa di importante nella propria vita. E cosa è accaduto a livello archetipico? È come se la vita avesse interrotto improvvisamente una direzione che sembrava chiara. Così, boom. E questo ha ferito non solo la situazione pratica, ma anche l'identità, la tua identità. Cioè della serie, io sapevo dove stavo andando
E allora perché tutto si è fermato o si è complicato? Ci siamo fin qui, quindi la ferita vera, qua la ferita è perdere il senso del controllo. È bellissimo, ci lavoriamo tutta, sono anni che ci lavoriamo per perdere il controllo. L'analisi, no? Perdere il controllo. Anche la ferita è anche vedere incrinarsi una visione, sentirsi senza potere davanti a questo evento. Che faccio? Allora, il re di bastoni porta un fuoco enorme, ma qual è il problema? Quando il fuoco vuole controllare tutto, allora la vita arriva a insegnare una cosa importante. La direzione non nasce solo dalla volontà, volere e potere, ma anche dalla capacità di ascoltare il movimento invisibile delle cose. Non nasce solo dal volere e il potere terzo chakra, ma nasce dal quarto, la capacità di sentire l'invisibile. Quindi questa esperienza ti ha ferito perché ha toccato un punto molto profondo, il bisogno di sapere dove stavi andando e di sentirti padrona del tuo cammino, a livello visibile. Ma qua c'è una grande esperienza. Mi fido dell'invisibile, non di ciò che tengo sotto controllo. Io posso avere dei piani, posso avere dei progetti, ma poi mi devo affidare. E mi viene in mente la frase che Krishna disse ad Arjuna nella Bhagavad Gita. Tu hai diritto all'azione, non ai frutti dell'azione. Quelli appartengono al Supremo, cioè tu devi agire per amore di quell'obiettivo, non per controllarlo, non per averlo. La cosa è sottile, la differenza tra chi agisce per terzo chakra quando la volontà del terzo chakra non è allineata all'anima, al quarto chakra, no? Che è l'apertura all'invisibile. Io agisco per fede e la fede ripaga sempre. Quindi si è incrinato questo. Ok, molto bello, molto poetico. L'ombra relazionale. Cosa hai proiettato? Che parte di te stessa o di te stesso ha ignorato i segnali? Cosa hai proiettato? O anche chi hai proiettato? L'ombra relazionale. Un dolore che doveva emergere, una verità che doveva emergere la verità del controllo. Cioè attraverso questo dolore forte, il tre di spade è una carta di grande insegnamento, perché è una verità a cui tu giungi grazie a una profonda discesa negli inferi. Non posso controllare le cose, posso pormi solo gli obiettivi, ma non solo. Questa cosa era già presente in te e la vita, il tuo daimon, lo spirito guida, te l'ha fatta emergere. Allora, una parte interiore tua si aspettava prima o poi una delusione, una rottura, una perdita o un fallimento. Una parte di te già lo sapeva, se lo aspettava. Cosa hai proiettato nella fattispecie? La paura della ferita. Forse senza accorgertene, magari dentro di te c'era già l'idea della serie le cose belle possono spezzarsi da un momento all'altro. È come se questa aspettativa ha influenzato il modo di vivere certe situazioni o certe decisioni o persone. Cioè il tre di spade non dice che hai creato il dolore, dice che la psiche era già abituata a prepararsi alla perdita, ad aspettarsi una delusione, a proteggersi anticipando il peggio anziché affidarsi a qualsiasi cosa accade, no? E Mao a qualsiasi cosa accade. Quindi qua la vita ti porta a vedere una cosa molto importante. Quando il cuore vive aspettandosi la ferita, anche il futuro viene osservato attraverso quella crepa, detto in modo poetico. E questa esperienza ti è servita o serve proprio a rendere visibile quella vecchia lama ancora rimasta dentro. E quindi noi, persone empiricamente spirituali, ci aspettiamo di tutto, ma ci aspettiamo di tutto affinché possiamo realizzare
il superamento delle nostre paure e accogliamo tutto, no? Uketamo, uketamo. Non significa perdonare tanto l'altro, perdonare le situazioni, ma significa dare un posto nel tuo cuore a questa situazione, senza doverla perdonare per forza, perché il perdono in natura in sé, il perdono non esiste. Esiste però accogliere ciò che accade come facente parte di un disegno molto più grande che la mente non può afferrare. Allora se tu lo accogli, dai imposto nel tuo cuore a questa situazione della serie, so che c'è, punto. Non la respingo più fuori dal mio cuore, so che c'è. Ricordati, è legato all'apertura del quarto chakra questa situazione. Allora, come vi ho spiegato anche sul video della Kundalini, no? Il primo video, se la tua volontà individuale non è legata alla volontà cosmica, che significa non agisco più solo per me come individuum, ma agisco per lo spirito, per la grande madre, agisco per fede, come disse Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, no? Allora mi aspetto qualsiasi cosa e quella ferita mi autopotenzia, non mi vittimizza, non mi limita. Ok? Vediamo adesso il patto inconscio, perché hai attratto questa esperienza? Perché hai attratto questa esperienza? Perché dovevi ritornare ai valori umani, alla gioia ai valori del bambino. E il 6 di coppe sono i bambini, i giovani, no? Non hanno il controllo, il bambino non ha il controllo sugli eventi, ma apre il cuore a ciò che arriva e con quello vince, c'ha la coppa, no? Con questo 6 di coppe. Ma la parte più... Che cosa fa la mente con questo 6 di coppe qua, in questa posizione col patto inconscio? Il bambino si dà senza riserve, no? Però a livello umano, a livello di inconscio collettivo, che cosa vediamo? Di cosa parla il 6 di coppe? Che c'è una parte di te, che è anche dell'inconscio collettivo, che è rimasta legata ad antiche aspettative, a immagini idealizzate di felicità, mi verrebbe di dire. Quindi perché hai attratto questa esperienza? Perché una parte di te stava cercando nel presente qualcosa che potesse restituirle un senso antico di protezione, di sicurezza o di riconoscimento, per dirla proprio una coi fiocchi. Quindi il patto inconscio è questo, della serie, se io ritrovo quella sensazione, allora andrà tutto bene. La vita dovrebbe farmi sentire come prima. Oppure devo recuperare qualcosa che ho perduto, ma non la recuperi esternamente, la recuperi con il lavoro interiore, con il lavoro sciamanico. Mi spiego? Abbracciando tutto ciò che arriva. È una vecchia idea idealizzata di felicità. E quando siamo bambini veniamo subito educastrati. Ok, inizialmente il bambino si dà tutto, poi riceve le regole, no? E quando riceve le regole che inizia a trasformarsi la sua fiducia, che non è più fede nell'invisibile, inizia a essere educastrazione nel visibile. E quindi la maturità animica si doveva raggiungere con questo. Cioè, con questa esperienza il destino non vuole riportarti indietro, vuole farti nascere in una forma nuova, che è la forma di colui o colei che abbraccia dà un posto nel suo cuore anche a quelle esperienze dolorose o che la mente giudica negative. Qua abbiamo a che fare anche col secondo chakra, perché nel secondo chakra, quando ci educano, da quando siamo bambini, ci insegnano a dire alcune emozioni sono giuste, alcune cose sono alcune emozioni sbagliate. Questa è brutta, questa è bella, no? Prima non devi piangere, quindi se piangi è brutto. Non devi essere arrabbiato o arrabbiato, se sei arrabbiato è cattiva la cosa. Quindi il bambino si educastra e quindi non vede ciò che gli arriva come evento, come manifestazione del divino, ma quelle emozioni sono pura energia, quando tu le accogli ti autopotenzi con l'emozione e quando tu stai per creare dei progetti o stai per fare qualcosa, qualsiasi cosa arriva, tu la accogli, ti autopotenzi con quella emozione, quella cosa che è successa e ti succede qualcosa di più bello. Ecco dove sta il nodo.
Cioè, come se una parte di te stava ancora cercando nel futuro una sorta di rifugio emotivo appartenente al passato. Ma qua dobbiamo pacificare quelle emozioni del passato e qua mi viene in mente di suggerirti di fare il rituale risveglia il tuo potere occulto, dove alla fine c'è la meditazione sulla bambina e il bambino interiore, ok? Perché da là viene tutto, ok? Vediamo qual è il dono nascosto. Cosa ti sta insegnando davvero questa esperienza? Cosa ti ha insegnato? L'oro nascosto dentro la ferita. Ad avere una mente brillante, una mente viva, curiosa e brillante, non farti schiacciare. Il paggio di spade è sempre sul pezzo, no? Pronto, rispetto al dono che ti sta insegnando, ti ha insegnato l'esperienza, a stare sempre attiva, attivo, sul pezzo, a non curiosa, curioso, a fare domande, a non farti schiacciare da vittima dall'esperienza stessa. Perché proprio grazie a questa esperienza il paggio di spade ti porta a vedere meglio, con occhi nuovi. Dopo la delusione, il cambiamento, qualcosa dentro comincia finalmente, comincia a vedere. Cioè ti sta insegnando a fare domande, a osservare i segnali, a non credere subito alle apparenze, perché indaga il paggio di spade, no? A sviluppare discernimento, che non è giudizio. Il discernimento è, il giudizio è questo è male, questo è bene, questo è giusto, questo è sbagliato. Come ti ho detto prima, quando siamo piccoli ci insegnano il giudizio sulle emozioni e là iniziano i problemi. Perché non vediamo più il dolore come forma di energia che pulsa per oltrepassare le barriere dell'io e dell'ego, ma lo vediamo come problema. E allora se lo vedi come male o come problema, quindi facendo passare quello che l'anima è con la rabbia, la tristezza, facendo passare le emozioni dell'anima, quello che l'anima è attraverso le categorie diagnostiche. Sei triste, quindi sei depresso, quindi è male. Quindi cosa ti sta insegnando? Ti sta insegnando il discernimento, che significa il giudizio è questo è male, questo è bene, questo è cattivo, questo è buono. Il discernimento è questo va bene adesso per me, questo non va bene adesso per me, ma non significa che è sbagliato. Mi è stato utile prima, oppure sarà utile a qualcun altro. Hai capito che voglio dire qual è il discernimento? E questo è il senso. Il dono vero qua non è la diffidenza, è diventare lucido. Quindi questa carta è una sorta di vento che ripulisce la mente, no? Dopo aver vissuto aspettative spezzate, il paggio di spade ti insegna a guardare la vita non solo con il desiderio, ma anche con presenza, con consapevolezza. Quindi il dono nascosto di questa esperienza è proprio imparare a vedere chiaramente senza perdere la capacità di avere fede. Chiaro? Ok. Qua c'è il sole, vedi? Vedere chiaramente c'è il sole, appunto. La gioia, un uketamo, includere una nuova giovinezza, no? Vediamo la nuova alleanza. Con quale energia nuova devo allearmi? Con quale energia nuova devo allearmi? Alla grande papessa, all'energia di colei o colui che è una mistica, che è un mistico. La papessa, ascolto profondo, intuizione, studio esoterico, cioè studio esoterico che ti permette di avere gli strumenti per sentire l'intuizione che la papessa ha. Con quella parte di te ti devi alleare che sa già tutto, anche quando la mente è confusa. La lezione profonda è questa della papessa. La papessa ti insegna a non forzare i tempi, a non cercare conferme ovunque, a fidarti di ciò che senti nel corpo e nell'anima. Questa carta ti dice una cosa potentissima. La vita ti ha tolto alcune certezze esterne per insegnarti a costruire una certezza interiore, la cattedrale interiore. Quindi la nuova alleanza non è con il controllo, non è con le aspettative o le promesse, è con la voce interiore.
Come vedi si ribalta tutto. No controllo, sì intuizione. La papessa qua ti invita a smettere di rincorrere le spiegazioni continue, l'analisi mentale che è il controllo, e ti dice rallenta, osserva, ascolta, perché la verità che cerchi è qua, già. Sì. Allora, la narrazione che mi stanno facendo le carte fino a questo momento è molto chiara. Mi parlano di una persona, che sei tu, che sto parlando con te, che aveva una direzione chiara. Cioè qualcosa dentro di te voleva costruire, realizzare, andare avanti con forza, perché il Re di Bastoni mostra proprio questo, mostra l'ambizione che hai, la visione, il desiderio di creare una vita stabile, importante, piena di significato. E quando qualcosa si è spezzato, che può essere o un lavoro, o una sicurezza, o un progetto, o una promessa della vita, non si è ferita solo la situazione pratica, si è ferita una parte della tua identità. Come se improvvisamente ti fossi chiesta o ti fossi chiesto: adesso chi sono io? Se le cose non stanno andando come immaginavo, chi sono io? Però il Tre di Spade ti dice che questa è una ferita molto più antica di quello che è successo con questa esperienza di cui stiamo parlando. Perché le carte mi fanno vedere che dentro di te esiste già da tempo la paura che le cose belle possano finire, possano rompersi o deluderti. Ma il problema, sai qual è, ragazzi e miei ragazzi? Che la vita è evanescenza. E questo è il controllo mentale. La mente non vuole pensare che le cose finiscano, che le cose spariscano, ma non è così. La vita, tutto appare e svanisce, appare e svanisce, appare e svanisce. La mente non percepisce questo apparire e questo svanire delle immagini della tua vita, delle circostanze. Perché non lo percepisce? La fisica quantistica ce lo insegna benissimo, no? La particella prima è onda, poi prima è atomo, no? Com'era la legge? Ci mostrano che la realtà appare e svanisce, non c'è niente di concreto. La fisica quantistica lo spiega bene, anche il nostro Fabio Marchesi, no? Il nostro amico carissimo, scienziato, ce lo spiega bene, no? La materia non è fissa, non esiste materia fissa e le immagini non sono fisse. Però che succede? Che siccome la mente non può cogliere l'invisibile, la parte invisibile delle immagini quando svaniscono non le prende. Ecco perché la fede. Allora, che cosa ti stavo dicendo? Ti stavo dicendo che quando smettiamo di voler avere il controllo, ci stiamo affidando a quella parte invisibile di cui la vita consta, visibile e invisibile. E allora ti stavo dicendo un'altra cosa importante, mi è sfuggita con la particella e l'onda della fisica quantistica. Ehm, ah sì, questo. La vita ama svanire. In che senso? Un fiore è bello, un fiore vero, non un fiore di plastica, un fiore vero è bello perché svanisce. Un fiore di plastica rimane sempre quello, non è bello, non ti dà lo stesso effetto di bellezza, non lo ami, perché non svanisce. Il fiore che fa? Si dà, si dà, si dà, si offre e poi muore, svanisce nell'invisibile. Non è che non muore, svanisce nell'invisibile. E la vita è questa, non è afferrabile come vorrebbe la mente razionale. Ma noi stessi esseri umani ci diamo costantemente alla vita senza esserne consapevoli, cioè ci diamo costantemente all'invisibile, alla morte costantemente. Perché? Perché già nel momento in cui iniziamo a nascere, iniziamo anche a morire. La vita e la morte sono simultanee, sono istantanee. Visibile e invisibile è la stessa cosa. Quindi quando invece la mente vuole afferrare le cose che tutte rimangano così, abbiamo gli strazi del Tre di Spade che sono benefici affinché noi possiamo risalire e prendere il potere da ciò che non si vede. Mi spiego? Quindi la paura che le cose belle finiscano, ma la bellezza si manifesta in natura attraverso il darsi, l'amore si manifesta in natura attraverso
il darsi, perché svanisce. E quindi questo concetto era molto radicato in te, ma è radicato in tutti che abbiamo una mente razionale. È come se quindi in questo caso, con questa esperienza, con questo concetto qui molto radicato dentro di te, il cuore volevi proteggerlo, no? Perché magari hai sofferto tante volte e quindi il cuore tuo cerca di proteggersi anticipando il dolore. Una parte di te, mi dice il 6 di coppe, che stava cercando nel presente una sensazione antica, che poteva essere, stavi cercando nel presente con questa situazione sicurezza, protezione, serenità, magari anche un'idea di felicità che apparteneva al passato, no? Come se il cuore desiderasse ritrovare qualcosa che aveva perso. Ma questa esperienza è arrivata per insegnarti che la vita non ci riporta dove stavamo bene prima, ma ci porta verso una versione nuova di noi stessi. E questa cosa è dolorosa perché ci stacca un'identità, le certezze. E il dono del paggio di spade ti sta insegnando a vedere meglio, a osservare i segnali, a fare attenzione, a usare il discernimento senza perdere la fede. Cioè le carte non ti stanno dicendo di diventare diffidente, ti stanno insegnando a essere più lucida o più lucido. La vera alleanza che devi creare non è con il controllo, neppure con le aspettative, neppure con ciò che pensavi dovesse accadere. La vera alleanza è con la fede, con l'intuizione, l'invisibile, e con te stessa o con te stesso, con quella voce silenziosa che dentro di te ha sempre saputo molte cose, anche quando non volevi ascoltarle. Quindi questa esperienza è arrivata per riportarti lentamente verso la vera realizzazione della tua anima, che passa attraverso la verità interiore e la fede nell'offrirsi, nell'evanescenza della vita. È molto profonda, molto bella questa lettura. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli genealogici della Maria Vittoria. Tabù. Che cosa ti ho appena finito di dire qua con la papessa? Che la vera alleanza è con quella voce silenziosa dentro di te che sa tante cose anche quando non volevi ascoltarle. Non volevi ascoltarle, è uscita la carta di colei che non parla, tabù. Allora qua dice che ho il permesso dalla mia genealogia di liberarmi da tutti i tabù che mi hanno trasmesso, consciamente e inconsciamente. Allora questa carta, senza andare adesso nel dettaglio nell'esaminare i tabù genealogici, no? Che vengono dalla nostra genia, ti dice che grazie a questa esperienza tu ti sei liberata da ciò che non potevi dire, da ciò che abbiamo parlato qua prima del secondo chakra, del terzo chakra. Il secondo chakra è quando si inizia a incrinare, no? A ostruire, quando ci insegnano che non dobbiamo piangere, non dobbiamo essere tristi, non dobbiamo essere arrabbiati. Allora quell'emozione la puoi sentire, quella non la puoi sentire. Tabù. Allora inizi a guarire da queste discriminazioni che la mente razionale fa, non avendo più il controllo sulle tue emozioni, ma alleandoti come ti insegna la papessa. E questo ti porta a un autopotenziamento. Un autopotenziamento. Vediamo cos'altro ci dicono. Eccola, si è girata. Affinché tu possa prendere in mano le redini della tua vita e andare verso una direzione intuitiva e non secondo dei modelli, no? Di riferimento a cui ci rifacciamo per avere successo o per realizzare i nostri obiettivi o per le nostre ambizioni. Sentire solo la voce dell'anima e prendere le redini della propria vita. Memoria genealogica numero 7 corrisponde al carro. In questi oracoli, no? Al carro chi è? È colui che prende i propri istinti, che sono i cavalli, no? Gli arcani maggiori, i propri istinti, e guida il suo carro guida da solo il proprio carro verso che cosa? Verso il proprio destino, intuitivamente. E qua ti dice che grazie a questa esperienza tu prenderai la tua strada,
ti evolvi dalla protezione della famiglia, dei genitori. Qua dice: ringrazio i miei genitori per tutto quello che hanno fatto per me, per avermi cresciuto come sapevano e potevano fare. Ora è arrivato il momento per me di prendere la mia strada. Allora tutta questa esperienza doveva far arrivare una frattura profonda anche rispetto al senso di appartenenza alla propria famiglia, ma a livello di dipendenza dai valori insegnati, dalla cultura appresa dalla propria famiglia. Questa esperienza è arrivata profondamente per rompere i tabù della propria famiglia su come affrontare gli eventi e la vita e le proprie emozioni e andare incontro alla tua vera realizzazione, che è intuitiva, perché con questa frattura si è aperto il varco, ok? Bellissimo. Vediamo cosa ti dicono queste altre carte. Verso dove ti porta adesso quindi questa esperienza? Concentrato. Nel centrarti in quello che c'è, vedi, mi centro in lo che hai dentro di me, mi centro in quello che c'è dentro di me, la nuova alleanza con la papessa. Quando la negatività sorge dentro di me, la trasforma in luce e speranza e fede. Quindi, dove ti sta portando questa esperienza? Dove ti ha portato? A centrarti nella verità intuitiva, a non farti più ingannare dalla mente razionale o dal controllo, che sono le vecchie credenze che abbiamo imparato dalla nostra famiglia, dalla scuola, dal sistema, e a trasformarle in luce e fede. Luce e fede nel carro che porto, nella mia direzione. Ok, vediamo cos'altro ti dicono questi. Questa esperienza dove ti sta portando, eccola, tutto è qui, todo está aquí. Abbraccia la credenza spirituale che tutto già esiste nel qui ed ora. Vivi nel momento presente e godi di quello che hai già. Questa esperienza ti sta portando a godere potentemente di quello che c'è già nel tuo presente per realizzare un futuro glorioso. Nell'accettare ciò che hai come una grandissima benedizione, come quegli strumenti che ti predispongono a realizzare un futuro grandioso. Ma il futuro grandioso non esiste. Esiste un presente di cui devi godere già adesso per poter creare quella cattedrale meravigliosa che è il tuo destino. Cioè a vivere nel qui ed ora, a non pensare troppo in là, troppo nel futuro, perché il re di bastoni qua con la mentalità predatoria moderna è strategico e strategia, faccio questo, faccio quest'altro in funzione di quello e si perde il qui ed ora. La migliore strategia è vivere qui ed ora come se fosse l'ultimo. Allora arriveranno intuizioni con la nuova alleanza, con la tua verità, che ti permetteranno di realizzare il successo negli ambiti che il tuo cuore desidera. Ok? Vediamo adesso cosa ti dicono gli spiriti a mezzo dell'oracolo dello sciamano. È il fuoco. Il tuo fuoco è più acceso di prima. È il fuoco del re di bastoni. Grazie, però adesso il tuo fuoco è coscientemente indirizzato verso una realtà interiore, che è l'unica che può realizzare una realtà esterna degna di nota. Il fuoco mi dice che questa esperienza ha acceso il tuo fuoco ancora di più. Affinché, cos'è il fuoco? È l'energia creativa. Kundalini Shakti, la creatrice dei mondi, segui solo il fuoco interiore adesso, senza strategie, il fuoco interiore è la tua strategia, ok? Perché quella ti porta alla felicità, 19, come il sole, arcani maggiori. Wow, ragazze mie e ragazzi, è stata una lettura bellissima, non aggiungo altro, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.